Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. In questo nuovo video di Tarot Tips vorrei dare alcuni suggerimenti per velocizzare l'apprendimento dei tarocchi. Spesso vedo nei commenti ai miei video persone che mi chiedono quanto tempo ci vuole a imparare a leggere i tarocchi. Beh, innanzitutto dipende che cosa si intende per saper leggere i tarocchi. Ognuno ha un differente standard, soprattutto chi ha iniziato da poco lo studio dei tarocchi pensa a volte che saper leggere i tarocchi voglia dire semplicemente sapere i significati delle carte. In realtà è un pochino più complicato di questo. In un video che ho pubblicato abbastanza di recente spiego un attimo cosa intendo io personalmente per saper leggere bene i tarocchi e do appunto alcuni suggerimenti per capire appunto se si è oltre il livello di principiante. Oggi comunque vorrei appunto dare alcuni suggerimenti per velocizzare l'apprendimento dei tarocchi. Dunque, innanzitutto io ho visto che spesso all'inizio si tende a memorizzare i significati delle carte, proprio a impararli a memoria, come si trovano nei libri. E questo in realtà rende lo studio dei tarocchi molto lungo, molto faticoso e soprattutto poco efficace, perché in realtà, come ho detto più volte, chi mi segue lo sa, i significati delle carte devono essere considerati flessibili e quindi impararli così meccanicamente a memoria serve abbastanza a poco. Io suggerisco per appunto velocizzare anche l'apprendimento proprio dei significati delle singole carte, non tanto leggerli a memoria, bensì fare riferimento, collegare diciamo il messaggio della carta ai vari simboli che troviamo sulla carta, perché appunto, come ho detto in altri video, ehm, i disegni di una carta di tarocchi ha certi simboli, certi colori per un motivo e molto spesso gli autori del mazzo di tarocchi ha anche numerato le carte in un certo modo per una certa ragione o comunque ha collegato il numero della carta a un certo tipo di simbologia, di significato esoterico o filosofico. Per questo motivo è importante sapere perché, per esempio, nel Rider-Waite-Smith abbiamo dei fiori attorno al mago, perché ci sono i simboli dei semi sul tavolo, perché tiene le braccia in questo modo. Questo faciliterà, vedrete, l'apprendimento dei significati, ma soprattutto il proprio farli propri, il capirli veramente, capire il messaggio della carta. Quindi vi invito anche a vedere i vari video che ho fatto che spiegano appunto il motivo perché si usano certi colori solitamente, il significato di simboli ricorrenti sulla carta e anche la numerologia perché anche questa ha un significato abbastanza importante nei tarocchi, che una carta sia 6 o 7 o 5 ha un suo motivo. Vedrete che questo sistema, cioè a partire dalla simbologia, dai colori, a volte anche dallo studio della Kabbalah, però ecco la Kabbalah è un po' complicata anche quella, quindi io consiglierei per chi ha gli inizi di lasciarla per un secondo momento, però insomma ci sono dei sottinsieme di filosofie, di significati che fanno parte del sistema ehm,
filosofico ma anche divinatorio dei tarocchi, che una volta capiti rende proprio anche l'apprendimento dei significati molto più veloce, oltre che facile, meno oneroso, insomma, a livello di tempo e di fatica mentale. Un secondo consiglio che voglio dare è, appunto riferendomi a cosa intendo io per leggere bene i tarocchi, è rendersi conto, appunto, capire che la carta, come ho detto appunto più volte, è flessibile nel suo significato, quindi è importante che voi cerchiate di capire come ogni carta modifichi il suo messaggio in base al contesto, in base all'ambito, cioè che il 4 di bastoni cosa voglia dire in un ambito di relazione sentimentale, cosa voglia dire in ambito lavorativo, cosa voglia dire in ambito anche di benessere interiore, eccetera, eccetera, perché altrimenti non avrete mai quella ricchezza di vocabolario e quella flessibilità mentale che serve appunto a leggere bene i tarocchi per ogni tipo di domanda. Terzo consiglio che vorrei dare è di iniziare quanto prima a leggere le carte a coppia o anche a trittico, diciamo, oppure più carte insieme comunque, perché appunto le carte si modificano a vicenda, quindi cercate di esercitarvi per capire cosa queste due carte significhino in un ovviamente certo tipo di contesto, di ambito e per un certo tipo di domanda. Fare una sintesi delle due carte, del messaggio delle due carte insieme. Questo vuol dire che si parla di saper combinare le carte insieme, possono essere combinate in numero di 2, di 3, di 5, di 7, quanto volete, insomma. Questo permette appunto di aumentare ulteriormente la flessibilità mentale e soprattutto di fare in modo di capire esattamente cosa una carta, il cui significato a volte è un po', come dire, astratto, voglia dire in un ambito concreto. Per dire, gli amanti è la carta della passione, dell'amore in senso anche ideale, può essere anche una carta di scelta, però appunto cosa voglia dire con il 6 di denari, oppure con la carta dell'imperatore è tutt'altra storia. Quindi cercate di esercitarvi a sintetizzare i significati delle carte quando li leggete insieme. Questo vi darà sicuramente un'accelerazione nella vostra comprensione di come funzionano i tarocchi. Ultimo consiglio che voglio dare è provare a leggere le carte per altre persone, no? Che possono essere sia conoscenti, amici, familiari, oppure anche, ho visto ci sono dei gruppi Facebook dove le persone appunto si leggono le carte a vicenda. Su questo punto però vorrei precisare una cosa. Io vedo a volte che chi è agli inizi legge, cerca di interpretare le carte di altre tirate da altre persone, ovvero la tipica situazione che vedo in questi gruppi Facebook è di una persona che ha fatto una stesa per se stessa e non capisce bene oppure dà una sua prima interpretazione, però appunto vorrebbe l'opinione di altre persone nel gruppo e posta la foto della stesa e chiede appunto l'interpretazione agli altri. Ora, questo esercizio secondo me non è molto efficace perché innanzitutto la persona che interpreta la carta
cioè le persone a cui si chiede consiglio, no? Ulteriori interpretazioni, quelle che vedono il post nel gruppo Facebook, queste persone non hanno tirato le carte loro, non hanno scelto il numero di carte, non erano loro che facevano interiormente la propria domanda, mentre tiravano le carte, e quindi ci sono troppi fattori esterni per poter veramente interpretare efficacemente le carte. Quindi io sinceramente sconsiglio, si crea soltanto ulteriore confusione in testa, perché io per esempio per un certo tipo di domanda sceglierei un certo tipo di stesa, mentre mi trovo a dover interpretare una stesa di 10 carte, quando magari la domanda secondo me ne richiedeva 3, per dire, e quindi si crea ulteriore confusione. Un esercizio che invece secondo me può essere utile in questi gruppi Facebook è quello di scambiarsi le letture, ovvero io leggo le carte per una persona in base alla sua domanda, però la faccio io mentre tiro fuori, scelgo le carte e le interpreto e do la mia interpretazione, e chiedo il feedback alla persona a cui ho letto le carte, e la stessa cosa fa l'altra persona per me. In questo modo io ho il controllo delle carte che scelgo, quante ne scelgo, di quello che ho pensato mentre sceglievo le carte, e quindi secondo me è più dà adito a meno confusione nella mia testa quando poi le interpreto, perché secondo me è veramente importante il fatto che mentre si scelgono le carte uno si concentri, e quindi fare un'interpretazione a freddo mentre non sono stata io a concentrarmi mentre sceglievo le carte, non so esattamente l'altra persona cosa stesse pensando quando sceglieva le carte, secondo me non dà soltanto adito a confusione mentale. Questo è un consiglio ulteriore che vi do. Bene, spero che questi consigli vi siano utili. Se avete domande fatemene tranquillamente nella sezione commenti. Vi ricordo che ho attivato dei corsi di tarocchi di livello avanzato, quindi bisogna saper leggere, già sapere abbastanza i significati delle carte, e sono corsi appunto che si focalizzano nel aumentare la flessibilità mentale secondo un approccio intuitivo, e quindi insegnare a combinare le carte e ad adattare il significato delle carte, soprattutto gli arcani maggiori delle figure, a vari ambiti e a vari tipi di domande. Bene, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi tarot tips. E noi ci vediamo presto. Ciao!